Benvenuti su Teen Science. Oggi parleremo dell'isola di Pasqua, conosciuta anche come Rapa Nui. Questa è una delle isole abitate più isolate al mondo, situate nell'Oceano Pacifico sudorientale. È famosa per i suoi misteriosi moai, enormi statue di pietra scolpite nella roccia vulcanica. In merito all'origine dei suoi antichi abitanti, la teoria più accettata è che l'isola fu colonizzata da popoli polinesiani. Studi genetici, linguistici e culturali supportano l'idea che i colonizzatori potrebbero essere arrivati dall'arcipelago delle Marchesi o dalla Polinesia occidentale, probabilmente fra il 300 e il 1200 d.C. I polinesiani erano navigatori esperti e viaggiavano su grandi canoe o catamarani. Con questi erano in grado di percorrere lunghe distanze. La loro migrazione verso l'isola di Pasqua fu probabilmente un viaggio pianificato e non un arrivo casuale. La costruzione dei moai era non solo un'impresa artistica, ma anche un atto profondamente spirituale e sociale. Si crede che queste statue rappresentassero degli antenati o leader tribalici, forse visti come intermediari tra il mondo umano e quello spirituale. La società Rapa Nui era fortemente gerarchica e organizzata attorno ai clan. Aveva un complesso sistema religioso che includeva culti ancestrali e ovviamente la venerazione dei moai. Solo in tempi più recenti si sviluppò il culto dell'uomo uccello, una competizione annuale in cui i partecipanti dovevano recuperare il primo uovo di un certo tipo di uccello marino. Il vincitore veniva considerato sacro per ben un anno intero. Ma non bisogna credere che questo popolo fosse dedito unicamente alla costruzione dei moai. Infatti erano anche abili nell'intagliare il legno, nella fabbricazione di ornamenti, sia in ossidiana che osso, e nella pittura dei petroglifi. La danza e la musica avevano anch'essi un ruolo importante nella cultura Rapa Nui. Gli strumenti musicali includevano il flauto di naso e vari tipi di tamburi. La lingua parlata sull'isola è parte del gruppo delle lingue polinesiane, che è tuttora parlata nell'isola. Uno degli aspetti più intriganti dell'isola di Pasqua è come sia avvenuto un così rapido declino della loro originaria cultura. Il declino di questa civiltà, infatti, è spesso attribuito a una combinazione di deforestazione, esaurimento delle risorse e potenzialmente anche ad una guerra interna. Ma la deforestazione in particolare potrebbe aver reso difficile la costruzione di canoe, limitando la pesca e aumentando la dipendenza dall'agricoltura. Questo declino era già avvenuto prima del contatto con gli europei, che avvenne nel 1722, proprio nel giorno di Pasqua, da cui il nome dell'isola. Questi incontri, tuttavia, peggiorarono ulteriormente le cose, con l'introduzione di malattie, schiavitù e conflitti. Infatti, questi primi contatti con gli europei portarono malattie precedentemente sconosciute. Seguì anche un periodo di conflitti interni, con un cambiamento radicale della struttura sociale e culturale nell'isola. A completare questo catastrofico quadro di sventure, va ricordato anche che nel XIX secolo molti abitanti dell'isola di Pasqua furono catturati e venduti come schiavi o costretti ad emigrare, portando così ad una ulteriore drastica diminuzione della popolazione. Tuttavia, negli anni recenti c'è stata una rinascita della consapevolezza del valore della cultura Rapa Nui. Quindi gli sforzi per preservare la lingua, l'arte e le tradizioni sono cresciuti sia tra gli abitanti dell'isola, sia nella comunità internazionale di scienziati e di storici. Tant'è che oggi l'isola di Pasqua è riconosciuta come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, non solo per i suoi moai, ma anche per la ricchezza culturale e storica che rappresenta. La storia e le tradizioni dell'isola di Pasqua sono un esempio straordinario di come una civiltà isolata possa sviluppare una cultura unica e complessa. Oggi l'isola rimane un luogo di grande fascino storico e culturale, attraendo ricercatori e turisti da tutto il mondo.
La storia dell'isola di Pasqua è spesso citata in studi nell'uso sostenibile delle risorse e come avvertimento sulla gestione ambientale, nel senso che, come il declino dell'antica civiltà locale fu dovuta all'incontrollato consumo delle risorse naturali, così la stessa sorte potrebbe toccare al pianeta Terra, che in fondo anch'esso è una piccola isola sperduta nella vastità dell'universo. E anche per oggi è tutto, spero questo video vi sia piaciuto, ricordate di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella così ogni volta che esce un video siete i primi a saperlo e se vi va lasciatemi anche un commento. Ciao e alla prossima!